Circa una ventina di giorni fa, più o meno, vi avevamo proposto l'ultimo macro aggiornamento completo e approfondito in un unico contenuto delle notizie di mercato dell'Inter. Diciamo che di acqua sotto i ponti ne è passata non poca, ai tempi parlavamo ancora di palestra perché la trattativa era ancora in essere, parlavamo di Nico Paz, di altri nomi. Nel corso di questi giorni sono cambiate tante cose, alcuni nomi, come sappiamo, sono usciti dai radar nerazzurri, altri sono entrati e alcuni si stanno scaldando in maniera davvero concreta proprio in queste ultime ore e in questi ultimi giorni. Quindi oggi, che poi è domenica ed è un po' il giorno dei macro recap, anche in vista dell'apertura di una nuova settimana, che soprattutto su un giocatore potrebbe essere quella chiave, direi che è arrivato il momento di fare un altro punto sui nomi più caldi del mercato Inter, commentando un attimo gli ultimi sviluppi di alcune vicende. Stanno circolando dei nomi nuovi e c'è un nome sul quale voglio spendere qualche minuto in più, perché non è un nome del tutto nuovo, però mi ha fatto fare una serie di ragionamenti che secondo me si incastrano bene nel discorso che si è venuto a sviluppare sulla difesa in questi ultimi giorni. Ne parliamo insieme, chiaramente, all'interno di questo nuovo contenuto nel quale vi do il ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti, chiedendovi come sempre di cliccare qui sotto sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, così da sostenerci e supportarci qui sul nostro canale. Poi, per chi vuole, qui in alto c'è il QR code per entrare nel club di Passione Inter e unirvi quindi alla nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Cominciamo con il nostro solito supporto visivo che chi ci segue da tempo conosce già abbastanza bene, ovvero il tier maker, 3 fasce in cui andare a posizionare i giocatori: caldo, tiepido e freddo, sulla base delle ultime notizie che li riguardano e con possibili però sviluppi sia in bene che in male, e ovviamente ve li andrò ad illustrare. E cominciamo con quello che in questo preciso momento sembra essere il nome effettivamente più caldo del mercato dell'Inter, che è Anan Kalaili, questo esterno destro dell'Union Saint-Gilloise, che l'Inter sembra aver deciso di ritenere il profilo migliore su cui puntare una volta perso palestra, e infatti non possiamo che metterlo inevitabilmente nella casella caldo. C'è già stato un accordo, diciamo, di massima con il giocatore, c'è una trattativa aperta con il club, con l'Union Saint-Gilloise. La valutazione del giocatore non è bassissima, però non si discosta tantissimo dal famoso standard dei 25 milioni di euro che prendiamo un po' come punto di riferimento per le valutazioni della proprietà di Octree. Al momento le ultime indiscrezioni parlano di una distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Saint-Gilloise, una distanza di circa 5 milioni di euro, quindi teoricamente colmabile. Poi bisogna capire se l'Inter avrà intenzione di fare un passettino per venire incontro alle richieste del club belga e eventualmente se anche quest'ultimo abbia intenzione di fare un passettino verso l'Inter. Ripeto, nel calciomercato soprattutto queste cifre, 5 milioni, sono una distanza colmabile, che tra l'altro puoi andare a colmare anche magari lavorando sui bonus, sulle percentuali, sulla rivendita. Non è una distanza troppo ampia. Dall'altra parte c'è anche da dire che sul giocatore, ve l'abbiamo detto, da diverse settimane c'è il Napoli, che in questo momento però sembra essere un pochino rimasto indietro, in particolare perché il Napoli deve prima vendere, deve prima sfoltire, soprattutto in quella posizione lì. Si parla del fatto che debbano cedere Mazzocchi per fargli spazio. È una situazione che accomuna un po' tutte, anche sull'Inter, ve ne ho parlato più volte anch'io, la necessità di vendere, sia per fare spazio a livello numerico, per quanto riguarda l'Inter se ne parla soprattutto, per esempio, per il centrocampo, ma anche a livello di costo rosa a bilancio, e non voglio riaprire il solito capitolo di cui abbiamo parlato tante volte. Quindi al momento l'Inter è in vantaggio sul giocatore, ha acquisito la sua risposta positiva. La prossima settimana potrebbe essere decisiva, perché comunque perso palestra, rifatto un attimino ordine nelle idee, l'obiettivo adesso è diventato appunto Kalaili. Un altro obiettivo molto importante in un altro ruolo, cioè quello della difesa, è Trevoh Chalobah, che anche qui ha scalato le gerarchie per i difensori, scalzando un po' sorpresa Oumar Solé, che fino a qualche tempo fa sembrava appunto il preferito, sembrava anche un nome tutto sommato portabile, diciamo così, a Milano. Chalobah ha un costo un pochino più alto rispetto a Kalaili, si parla di una cifra che supera, e non di poco, i 30 milioni di euro. Anche qui l'Inter tutto sommato ha incassato il benestare del giocatore, sul quale c'è anche il Como, però al momento sembra dare la preferenza all'Inter. Chalobah
adesso bisogna trattare con il Chelsea e ce ne siamo resi conto, l'Inter se n'è resa conto trattando per esempio con il Liverpool, trattare per acquistare un giocatore dalla Premier League non è esattamente facile, nemmeno se hai a che fare con una squadra come il Liverpool che ti dovrebbe vendere un giocatore che scade, il cui contratto scade tra un anno, oppure come nel caso del Chelsea vendere un giocatore in una rosa che ne conta veramente tanti. È vero che Chalobah quest'anno ha giocato praticamente sempre, è stato un titolare del Chelsea e quindi comunque questo va considerato. Mi verrebbe da dire in questo momento che tutto ruota intorno al Como. In che senso? Nel senso che il Como ha già fatto un'offerta da circa 25 milioni più 5 di bonus, offerta che il Chelsea ha rifiutato. Quindi diciamo che con questa proposta il Como ha un pochino settato il livello, ricevendo il no del Chelsea, cioè sotto i 30 il Chelsea non accetta. E infatti vi dicevo prima si parla di una cifra superiore ai 30, il riferimento sembrano essere 35 milioni più o meno, che poi si possono andare a raggiungere anche con i bonus. E il secondo motivo per cui a mio avviso tutto ruota intorno al Como è che si è parlato in queste ore di un possibile rialzo dell'offerta del Como, che però, avendo registrato l'inserimento dell'Inter, non vorrebbe partecipare ad aste e quindi il Como in realtà proprio per l'inserimento dell'Inter potrebbe sfilarsi in questo momento. Resta il fatto che però, nonostante l'Inter ipoteticamente possa rimanere l'unica candidata per Chalobah, deve raggiungere la cifra che chiede il Chelsea e sappiamo che superare di un po' i 30 milioni l'Inter fa un po' fatica, perlomeno quando non è un colpo sul quale è decisa al 200% come poteva essere Palestra. Vedremo, comunque la preferenza del giocatore c'è, io sul suo valore, sulle sue caratteristiche mi sono già espresso, quindi non apro questa ulteriore parentesi, la apro invece su un altro nome che è notizia di giornata che arriva dalla Gazzetta dello Sport, che è Evan Ndicà della Roma. È un nome che abbiamo già sentito più volte, lo metto su freddo, adesso vi spiego. La Gazzetta dello Sport questa mattina parla dell'ipotesi che Ndicà possa essere un'alternativa a Chalobah nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere il difensore inglese. Ripeto, non è un nome nuovo, l'abbiamo commentato tante volte. Rispetto al passato, quando si parlava di Ndicà come vice Bastoni o addirittura come vice Solé, cioè scusate, come alternativa a Solé, ero sempre un pochino in dubbio perché anche i costi di Ndicà non sono bassi. Se lo andiamo ad inserire come alternativa a Chalobah, secondo me tutto acquisisce un senso diverso, perché piace da mesi, quindi il gradimento tecnico verso Ndicà lato Inter sappiamo che c'è. È costoso, sì, anche lui dovrebbe essere intorno ai 35 milioni, ma non di più di quanto non lo sia Chalobah, a differenza di Solé, che invece sarebbe costato un pochino meno. Ndicà dal punto di vista fisico negli ultimi anni ha dimostrato di essere un po' più integro rispetto a Chalobah, ha già giocato in Serie A, quindi comunque lo hai già potuto anche misurare nel tuo campionato. Gioca in una squadra, la Roma, con la quale ipoteticamente, magari più avanti nel mercato, potrebbero anche aprirsi dei canali per trattare Frattesi, per esempio, che è in uscita dall'Inter. Sappiamo che lui potrebbe, diciamo, o meglio, preferisce il campionato italiano e perché no, la Roma che fa anche la Champions League potrebbe diventare una piazza spendibile, magari, ripeto, nella seconda metà del mercato. E è mancino di piede, quindi oltre a poter fare il centrale della difesa a 3, potrebbe essere adoperato anche come vice Bastoni in caso di necessità, e ha anche il decreto crescita a livello di ingaggio, perché la Roma lo ha ingaggiato prima che venisse poi rimosso il decreto crescita, quindi i giocatori che godevano di questa agevolazione l'hanno mantenuta e quindi sull'ingaggio lordo di Ndicà avresti un taglio rispetto, diciamo, alle cifre canoniche che invece circolano per gli altri giocatori. Quindi capite che se mettiamo tutto questo insieme potrebbe avere il suo senso, ecco, considerare Ndicà un nome credibile, se non addirittura dal punto di vista anche tecnico, non dico un nome migliore di Chalobah, però non un downgrade così pesante. Anzi, io ripeto, Chalobah è un buon giocatore, a me non convince al 100%, se l'alternativa fosse Ndicà, tutto sommato non mi dispiacerebbe. Quindi teniamolo lì, al momento, ripeto, lo metto su freddo perché è un'ipotesi, però capite che secondo me il ragionamento può avere senso per come viene presentato. Rimanendo sempre in giallo-rosso, abbiamo un altro giocatore di cui si parla da un po' di tempo, che è Gianluca Mancini, che metto di fianco a Ndicà anche nel nostro tier maker.
Mancini lo metto su freddo perché? Perché è un giocatore che all'Inter piace, anche in questo caso, in più ha anche la caratteristica di essere italiano e sapete che Marotta ci tiene molto a questo aspetto. Al momento il contratto di Mancini scade con la Roma nel 2027 e non sembra esserci stato in queste settimane grande margine per arrivare ad un accordo per un rinnovo, il che non vuol dire che non possa esserci da qui in avanti. In tutto questo diciamo che l'Inter si mantiene spettatrice interessata. Non credo che si vada ad infilare nelle trattative tra Mancini e la Roma, e eventualmente potrebbe fare una telefonata e fare un tentativo qualora Mancini e la Roma decidessero ok, non c'è margine per il rinnovo e quindi si rimane così. In quel caso potrebbero aprirsi delle possibilità. Giocatore che ha delle caratteristiche difensive che secondo me potrebbero anche completare il pacchetto di difensori che al momento l'Inter ha in rosa. Non verrebbe a fare il titolare indiscutibile, potrebbe essere un buon rincalzo e quindi lo mettiamo su freddo perché appunto siamo in attesa eventualmente di ulteriori sviluppi. Però anche su Mancini diciamo che non è una novità il fatto che piaccia all'Inter. Chiudo il pacchetto difensivo con un nome che è stato proposto e che in tanti ci avete scritto nei commenti, quindi colgo l'occasione per rispondervi anche qui, che è John Stones del Manchester City, ex Manchester City perché al momento si trova svincolato parametro zero. Lo metto su freddo perché semplicemente l'Inter non è interessata. Un giocatore che ha avuto fino all'ultimo anno un ingaggio altissimo, qualcosa come 15 milioni lordi, una roba completamente fuori mercato per l'Inter e per la Serie A, e poi negli ultimi 2 anni ha saltato quasi 60 partite per infortunio. Quindi direi che ha proprio tutte le caratteristiche che porterebbero l'Inter a dire di no. E non a caso, se fate due conti, sono le due caratteristiche che lo accomunano ad un altro nome che si è detto essere stato offerto all'Inter e rifiutato, ovvero David Alaba, ex Bayern Monaco, Real Madrid, anche lui un potenziale parametro zero, anche lui molto costoso, anche lui negli ultimi anni infortunato più volte e anche lui, non a caso, rifiutato. Quindi no ragazzi, su John Stones non c'è margine. C'è invece tanto margine su Ivan Provedel, che mettiamo su caldo, potremmo mettere su rovente se avessi aggiunto un ulteriore livello al nostro tier maker, perché la trattativa è praticamente chiusa. Dovrebbe costare alla fine circa quei 3 milioni che sembrava volere l'Inter come investimento rispetto ai 5 richiesti da Claudio Lotito. La prossima settimana, quella che comincia domani, dovrebbe essere, se tutto fila liscio, la settimana delle visite mediche, della firma sul contratto e quindi dell'ufficialità. Poi vedremo, perché le tempistiche sono sempre un po' particolari, però in questo momento la sensazione che filtra è questa qui. E chiudiamo invece tutto il nostro tier maker con un nome che forse non vi aspettate, che forse non avete riconosciuto, quantomeno non tutti, che è quello di Alexiou. In realtà è un altro difensore centrale, quindi con Stones non ho chiuso effettivamente il capitolo. Alexiou perché? Perché è notizia di giornata che è in queste ore in Grecia per le visite mediche con l'AEK Atene, con un'operazione che l'Inter chiuderà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, al momento circa 3 milioni di euro il diritto di riscatto a favore dell'AEK Atene. Perché ve ne parlo? Perché nei vari discorsi che abbiamo fatto sulla difesa, anche qui abbiamo ricevuto tanti commenti da parte vostra che dicevano: ma perché l'Inter non prende un difensore centrale importante e poi il secondo, il vice, lo pesca dall'Under 23 o dalle giovanili? Ecco, diciamo che Alexiou poteva essere forse il nome più papabile, se vogliamo metterla così, o comunque sicuramente uno dei, però non ci sarà questa possibilità perché sta andando alla EK Atene. Detto che io più volte mi sono espresso dicendo che se c'è una posizione nella quale preferirei non affidarmi a un ragazzo giovane senza esperienza ai grandi livelli, è quella del centrale di una difesa a 3, che ha bisogno di esperienza, di malizia, di capacità anche di leadership, perché deve guidare la difesa. Io sono sempre molto diciamo aperto all'idea di lanciare i giovani, però se proprio devo scegliere, devo fare una gerarchia delle posizioni da cui partire, non metterei il difensore centrale tra le prime, quindi può essere una buona soluzione, vedremo se avrà modo di crescere. Questo ragazzi quindi è il punto sui nomi più caldi del mercato. Ce ne sarebbero tanti altri che vengono associati, di cui si vocifera, però non volevo rendere questo contenuto lungo mezz'ora e nel caso
potete scrivere qui sotto i commenti e vi risponderò su tutte le altre gli altri nomi, detto che possiamo parlare anche in diretta alle ore 19:30 come ogni giorno. Attendiamo quindi da domani delle novità più concrete su alcune di queste trattative e noi ovviamente, come sempre, saremo qui per commentarle insieme a tutti voi. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto mi piace, fatemi sapere nei commenti appunto le vostre opinioni su questi nomi o su altri che sono stati accostati all'Inter. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e se vi va di passare nel club, qui trovate il QR code ed infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube, qui alla mia destra ti lascio un altro contenuto da recuperare.